Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Se siete nuovi, benvenuti. Il mio nome è Germana e nella lezione di oggi scopriremo insieme cosa sono e come si utilizzano i pronomi personali indiretti in italiano. Siete pronti? Iniziamo! Prima di iniziare vi consiglio di guardare questo video in cui vi parlo dei pronomi diretti in italiano. Avere un'idea chiara di cosa sono i pronomi diretti e saperli distinguere da quelli indiretti vi aiuterà nell'apprendimento. Come per i pronomi diretti, anche i pronomi indiretti hanno una forma tonica, nota anche come forte, ed una forma atona, nota anche come debole. Vediamoli nel dettaglio. I pronomi indiretti in forma tonica sono a me, a te, a lui oppure a esso, a lei oppure a essa, a sé, a noi, a voi, a loro oppure a essi, a sé, mentre i pronomi indiretti in forma atona sono mi, ti, gli, le, si, ci, vi, gli oppure loro, sì. Bene, ora che abbiamo dato un'occhiata generale ai pronomi indiretti, vediamo qualche esempio. Proprio come i pronomi diretti, i pronomi indiretti sostituiscono sostantivi, aggettivi, verbi e addirittura intere frasi. E li riconosciamo perché rispondono alla domanda a chi, a che cosa. Come per esempio, ho prestato il quaderno a Luca. A chi hai prestato il quaderno? A Luca. A Luca è il complemento di termine, ma è anche il pronome indiretto nella sua forma tonica. Se volessimo utilizzare invece la forma atona, diremmo gli ho prestato il quaderno. Gli sta per a Luca e precede il verbo prestare. Vediamone un altro. Se vedi Fabio, gli dici di farsi trovare al bar fra mezz'ora? Gli sostituisce a Fabio ed è il pronome indiretto in forma atona. Anche in questo caso precede il verbo. Per farvi capire meglio la sua funzione, immaginiamo la stessa frase senza il pronome indiretto. Se vedi Fabio, dici a Fabio di farsi trovare al bar fra mezz'ora? Come potrete intuire, il pronome serve proprio ad evitare la ripetizione. Ti piace giocare a tennis? Ti è il pronome indiretto e anche in questo caso si trova in posizione antecedente al verbo. Dagli esempi che abbiamo visto possiamo dedurre che il pronome indiretto in forma atona precede sempre il verbo. Se volessimo invece utilizzare il pronome indiretto in forma tonica, diremmo a te piace giocare a tennis? Vediamo un altro esempio. Non ci conviene passare per il centro, c'è troppo traffico. Ci è il pronome indiretto in forma atona ed anche in questo caso precede il verbo. Se volessimo utilizzare il pronome nella sua forma tonica, diremmo non conviene a noi passare per il centro, c'è troppo traffico. Tuttavia, vi sono casi in cui il pronome indiretto segue il verbo piuttosto che precederlo. Un'eccezione avviene quando utilizziamo il pronome loro. Vediamo una frase. Christian e Greta si sposano. Sì, ho mandato loro i miei auguri. Loro è il pronome indiretto in forma atona e segue il verbo.
Se volessimo utilizzare la forma tonica, diremmo sì, ho mandato a loro i miei auguri. Nota: dovete sapere che molto spesso e soprattutto nella lingua parlata il pronome indiretto loro viene sostituito dal pronome indiretto gli. Vediamo lo stesso esempio. Cristian e Greta si sposano. Sì, gli ho mandato i miei auguri. Gli significa a loro. Come potrete immaginare, utilizzando quest'altro pronome è molto facile cadere in confusione. Personalmente preferisco utilizzare loro proprio per evitare qualsiasi fraintendimento. Quando senti Vittoria, ricordale di portarmi il quaderno di storia. Le si riferisce a Vittoria. Nota: dovete sapere anche che nel parlato è molto comune utilizzare il pronome maschile gli piuttosto che le. La stessa frase, infatti, potrete sentirla in questo modo. Quando senti Vittoria, ricordagli di portarmi il quaderno di storia. Un altro caso per cui utilizziamo il pronome indiretto dopo il verbo è quando vi è un gerundio. Ad esempio, comprandole dei fiori non migliorerai la situazione. Le si riferisce a lei. Oppure quando vi è un infinito, come per esempio, sentirti mi rende felice. Ti sta per a te. Come avrete visto, i pronomi indiretti si utilizzano con i verbi come prestare, dire, convenire, comprare, sentire con il significato di chiamare, ma anche con il verbo chiamare, rispondere, credere, chiedere. Inoltre vi sono dei verbi che vengono spesso erroneamente utilizzati con il doppio pronome. Vuol dire che viene utilizzato il pronome indiretto in forma tonica contestualmente al pronome indiretto in forma atona. Questi verbi sono piacere, importare e sembrare. Ad esempio, a me non mi piacciono le verdure. A me. È considerato un errore nella forma scritta, ma nella forma parlata è consentito. Oppure, a te non ti importa niente di me. A te ti. Oppure, a noi non ci sembra un granché e a voi? A noi ci. Bene, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile e se avete qualche domanda non esitate a scrivermi nei commenti qui sotto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e vi aspetto nelle mie pagine Facebook, Instagram e Twitter. Ci vediamo al prossimo video, ciao!